Ciao ragazzi, oggi è venerdì e siamo tornati con la carriera nella modalità My Team di F1 Manager 24 alla guida della scuderia Lamborghini Corse. Ci eravamo lasciati che mancavano pochi giorni al Gran Premio di Arabia Saudita a Jeddah. Ma prima c'è da scegliere il programma addestramento dei nostri meccanici. Abbiamo detto che il tempo di sosta è un nostro grande, gigantesco problema, visto che perdiamo circa 4 decimi ad ogni pit stop. Per cui seleziono il programma che punta a diminuire la durata della sosta e poi lo vado a modificare, dando un giorno di riposo completo ai nostri meccanici dopo ogni Gran Premio. In questo modo la durata stimata scende ugualmente, ma la probabilità di errore dovuta alla stanchezza sale di pochissimo. Dando un rapido sguardo al budget cap, vediamo che abbiamo diverso margine di manovra ancora a disposizione e questo mi fa venire in mente qualche investimento. Ma ci penseremo dopo il weekend di gara. A Jeddah troveremo una pista equilibrata dove è prevista una sola sosta, teoricamente, perché in realtà la probabilità della safety car è il 66%, per cui sono previsti ovviamente diversi incidenti. Settiamo ancora ovviamente gli obiettivi di gara per i nostri piloti. Per entrambi sarebbe ottimo riuscire ad evitare l'ultimissima posizione, poi tutto ciò che arriva in più è grasso che cola. Vi lascio quindi alla presentazione del Gran Premio. A Jeddah e la tensione alle stelle, in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Siamo sulle rive del Mar Rosso all'ombra dei grattacieli di Jeddah, uno scenario da sogno, ma come sappiamo, in Formula 1 non tutti i sogni si avverano. La fuga di Max Verstappen verso il traguardo ha provato ancora una volta che l'olandese, quando in forma, è inarrestabile. Restate con noi per non perdervi nessuna emozione. Il weekend inizia con questa bellissima frittata nelle prove libere che coinvolge una Haas, una Alpine e Joe. Sinceramente mai potevo pensare di vedere una roba del genere. Alla fine delle prove libere posso dirmi soddisfatto. Entrambi i piloti hanno un'ottima soddisfazione dell'assetto. Purtroppo l'acclimatamento non è granché, ma la bandiera rossa causata da quell'incidente che avete appena visto ha fatto perdere tempo a tutti quanti. C'è tensione in pista mentre entriamo nella prima fase di qualifiche. Siamo a bordo della LB1 di Berman, pronti ad iniziare il giro lanciato, nel nostro secondo tentativo. Il primo non è stato male, ma forse c'è del margine per migliorare. Poco davanti c'è Giovinazzi a far da traino e a dare un po' di sci al compagno. Tuttavia forse ho calcolato male il distacco e l'aria sporca potrebbe rendere la vita difficile a Berman. Ci pensa invece un Alpine a togliere ogni dubbio, decidendo di cambiare traiettoria davanti a Berman, tagliandogli così la strada e costringendolo a frenare tantissimo. Finiamo il giro e vediamo se almeno il compagno riesce a migliorare il suo tempo. Arriviamo al traguardo e Giovinazzi effettivamente si migliora e non di poco, chiudendo davanti al compagno. Alla fine però si migliorano anche tutti gli altri e saremo costretti a partire nelle ultime posizioni. Nessuna vera sorpresa in Q3, però vedo che Hülkenberg verrà penalizzato in griglia, probabilmente a causa di ciò che è successo durante le prove libere 1. Strategia d'attacco per Giovinazzi che partirà con la gomma più morbida per poi rientrare al 19° giro e mettere le hard. Stessa identica strategia per Berman, tuttavia sono costretto a farlo rientrare prima del compagno perché la sua gestione gomme è tutt'altro che ottimale al momento. Ma ora concentriamoci sulla gara. Bene, manca pochissimo al semaforo verde per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Un Sainz molto determinato si prepara sulla griglia. La P3 è una posizione di partenza invidiabile. Farà il pieno di punti se saprà gestire bene la gara. Sembra siano pronti a partire.
Ci siamo quasi! È il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Si spengono le luci e via! Buona partenza di Antonio, che riesce a tenersi dietro tutti i piloti che partivano appunto dietro di lui. Non ha guadagnato posizioni, ma è un buon inizio. Perde invece una posizione il pilota inglese, che verrà presto mangiato dall'Haas dietro di lui. Siamo in macchina con Berman, nel tentativo di attaccare Joe per prenderci la 20ª posizione, ma invece assistiamo da dietro al sorpasso del pilota cinese ai danni del nostro altro pilota, Giovinazzi. Rivedendolo dalla visuale di Joe, forse possiamo dire che la difesa di Antonio è stata un po' leggera, ma andava troppo più forte di noi la Sauber, con DRS spalancato. Nel giro successivo, Hülkenberg ha finalmente trovato lo spazio per attaccare Berman, un sorpasso fin troppo semplice. E come stavate intravedendo, era già in procinto di superare anche Giovinazzi, che si è dovuto arrendere alla macchina decisamente più performante dell'avversario. Ma tutto a un tratto è uscita la safety car. Il povero Sargent in qualche maniera è finito fermo in mezzo alla pista. Non abbiamo nulla da perdere, perciò tentiamo un doppio pit stop, anche se le nostre auto sono decisamente troppo vicine tra di loro. Vi dirò, pensavo molto peggio, invece almeno non ci sono stati errori. Vediamo adesso come andrà la ripartenza. In macchina con Antonio, negli scarichi di Joe, che ha un buonissimo restart. Ma alla staccata di curva 1 c'è anche traffico e Giovinazzi si butta nello spazio come un falco, prendendosi la posizione e tenendo l'esterno, e in trazione riesce anche ad affiancare un Alpine con gomma media, chiudendo il sorpasso alla curva successiva. Un mostro, ragazzi, un mostro. Tocca ora a Berman dimostrare di non essere da meno. Prende tutta la scia di Joe e si butta all'esterno, che poi diventa interno e chiude quindi il sorpasso. Niente male. Apprezziamolo anche da fuori perché merita. Purtroppo, un giro più tardi, Gasly decide di reagire e si riprende la posizione su Giovinazzi. Così che è andata. Concentriamoci su Zhou Guanyu. Decide di provarci. E lo stesso fa Joe, ma con più problemi. Prima supera Berman, Vediamo cos'è successo. poi perde la posizione e lo risupera nuovamente poche curve dopo. Probabilmente Berman era un po' ostacolato dal compagno, che è uscito veramente male dalla curva ed ha perso a sua volta la posizione sul pilota della Sauber. E Zhou Guanyu riesce a passare. Davanti, intanto, la lotta si fa intensa e una Red Bull stringe troppo verso il muro Leclerc che fora. L'auto si è scontrata. Invece, tornando a noi, Giovinazzi esce forte dall'ultima curva e prende tutta la scia di Joe, prima di spalancare il DRS per chiudere l'ennesimo sorpasso della sua gara. È vero che non servono per i punti, ma è bello vedere la nostra auto e i nostri piloti battagliare con gli avversari. Intanto Nico Hülkenberg, che si era da poco fermato, sorpassa nuovamente Berman. Forse i troppi sorpassi subiti, forse la gara dura, ma Berman commette un errore che lo manda a muro nello stesso punto dove aveva effettuato un bel sorpasso poco prima. Osserviamo la scena più da vicino. Qui il contatto è evidente, ma sorvoliamo sulla gravità dei danni. L'importante è che nessun pilota sia rimasto ferito. Esce la Virtual Safety Car, che ci consente quindi di rientrare con l'unico nostro pilota ancora in gara per montare gomma gialla nuova. Buona sosta tutto sommato, mentre dietro di noi la Sauber ha problemi con la posteriore sinistra che non esce, dandoci così un buon vantaggio. Ma non riescono ad allentare la gomma.
La ripartenza è stata piuttosto normale, nulla da segnalare, ma dopo davvero pochissimo tempo Alonso ha fatto questo errore, prendendo il piede nel muro e causando così un'altra virtual safety car. Ancora una ripartenza normale e ancora una volta, dopo pochissimo, viene sventolata bandiera rossa a causa di questo errore di Joe, che distrugge la sua auto che finisce in mezzo alla pista. Manca poco alla ripartenza. La corsa continua. Luci spente e via! Si riparte, siamo su gomme rosse per gli ultimi 8 giri di questa gara che sembra non voler finire mai. Purtroppo non siamo così competitivi da far molto di più, ma proprio al penultimo giro riusciamo, grazie alla gestione oculata delle gomme, ad avvicinarci a Tsunoda. DRS è spalancato e staccata mostruosa a chiudere il sorpasso. Questo è un altro sorpasso da manuale, gara magistrale di Antonio che fa quello che può con l'auto a disposizione. Osserviamo la scena più da vicino. È a portata di mano. Max Verstappen taglia per primo. La vittoria va all'olandese. Alla fine vince Verstappen. Beh, dopo una prestazione di questo genere, merita sicuramente il gradino più alto del podio. Noi chiudiamo in 17ª posizione. Vi lascio un attimo ai commenti post gara e ci rivediamo nel quartier generale dove ci sarà ancora qualcosa da fare. Certe gare sono destinate a finire male, bisogna imparare ad accettarlo. Sarà una delusione molto difficile da mandare giù. È un ritiro che sa tanto di occasione mancata. Max Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record. È la sua seconda vittoria stagionale. Oggi ha dimostrato tutto il suo talento in pista. E ora i piloti possono rilassarsi dopo un weekend impegnativo al Gran Premio dell'Arabia Saudita. Dimmi, come saranno gli animi nel garage della squadra dopo questa conclusione? È stato un weekend in chiaroscuro, una prestazione solida da una parte, una gara meno ispirata dall'altra, ma a conti fatti direi che il bilancio è positivo. Per la prossima tappa la Formula 1 arriva in capo al mondo. Lo spettacolo sbarca in Australia, sulle rive del lago di Albert Park. C'è una sorpresa in top 10. Hülkenberg è riuscito a recuperare ben 12 posizioni e a prendere un punto importante per la Haas. Non è un bene per noi, perché in qualche maniera sono nostri concorrenti, mentre noi ci dobbiamo accontentare della 17ª posizione di Giovinazzi. Verstappen aumenta il suo vantaggio, mentre Leclerc, fuori dai punti, sprofonda. Red Bull, invece, è sempre più padrona dei costruttori. Nell'incidente, il telaio di Berman è andato in pezzi, così come alettone anteriore e sospensioni. Quindi siamo costretti ad utilizzare i pezzi del magazzino per poter ricostruire l'auto in vista del prossimo Gran Premio. Nelle scorse settimane avevo fatto anche osservare 2 piloti. Il primo è il conosciutissimo Antonelli. Con queste statistiche e un indice di sviluppo massimo, non tentare di metterlo sotto contratto sarebbe da pazzi. Essendo un minorenne, ovviamente, non può che essere solo un affiliato al momento. Il contratto, inoltre, non sarà leggero da sostenere, ma è un investimento che mi sento di voler fare. Vediamo se questa prima proposta può interessarli. Il secondo pilota visionato è Arved Lindblad, sedicenne dell'Academy della Red Bull, anche lui con statistiche interessantissime e un indice di sviluppo massimo. Lui già ha richieste ovviamente più tranquille, ma anche in questo caso farò il possibile per garantirmi le sue prestazioni in futuro. Inoltre mi sono ricordato che i nostri piloti attuali hanno anche dei difetti da correggere. Per quanto riguarda Antonio, le statistiche più basse sono sorpasso e difesa, un punto debole su cui lavorare. Per far questo, quindi, selezioniamo la priorità di sviluppo strategia di gara, che andrà a migliorare un po' tutte le skills in cui pecca. Sorpasso, difese e adattabilità sono i punti deboli di Berman, e la priorità di sviluppo su cui lavorerà è la stessa di Giovinazzi, ma il suo indice di sviluppo è molto alto, può diventare un gran pilota se riusciremo a lavorarci bene. Proprio per questo motivo ho deciso che il nostro investimento verrà fatto nel simulatore di gara, 8 milioni per aggiornarlo e garantirci il 10% in più di sviluppo settimanale dei piloti. Tuttavia, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il video e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per altri contenuti. Ci vediamo in Australia!